Ragazzi, siamo qui oggi, aspettate che l'appoggio, per parlare di Another Way, una nuova azienda che ha sede in Polonia, che ha creato tutta una sua line-up di prodotti per il sim racing. E questo, la pedaliera Tao, è il primo prodotto che andrò a recensire qui nel mio canale, ma ne verranno altri successivamente. Come sempre sono felice di portare nuovi prodotti qui in Italia e magari con i sottotitoli nel mondo, far conoscere nuove aziende che si sono affacciate nel mercato della simulazione. Ma ragazzi, come dico sempre, banda alle ciance, sigla! Ciao ragazzi, come vi ho detto nell'antefatto, siamo qui oggi per parlare di Another Way, di parlare di un prodotto di Another Way che è una nuova azienda con sede in Polonia che vuole entrare nel mondo del sim racing con una serie di prodotti di alta qualità. Come già vi ho detto, questo sarà solo l'inizio di una lunga, spero, collaborazione, perché già ho altri prodotti da portarvi qui sul canale, ma oggi iniziamo a parlare della sua pedaliera di punta, il modello Tao, che ha mandato al mio canale in anteprima per poterla recensire per tutti voi. I packaging sono separati, c'è un packaging per il set 2 pedali, c'è un packaging per il set della frizione e c'è un packaging per il set del poggiatacco. All'interno del set 2 pedali troverete naturalmente acceleratore e frizione, il set di cavi per poterla collegare, da un lato connettore in metallo 3 poli, dall'altro lato il connettore per potersi collegare ai sensori di pressioni. Esatto, questa pedaliera funziona su tutte e tre i pedali con sensori di pressione. Ci sarà la scatola che contiene la mainboard dove dovrete andare a collegare tutte e tre i pedali, e c'è un ulteriore connettore qui di lato che permette di connettere uno schermo che troverete sempre all'interno della scatola, che sarà il centro di controllo di questa pedaliera. Esatto, perché questa pedaliera non funziona tramite applicazioni sul PC, ma ha un suo sistema operativo, ha un'applicazione che gira direttamente collegata alla scheda madre e che vi permette tutti i settaggi più minuziosi direttamente da questo schermo. Ma ve ne parlerò in maniera più dettagliata più avanti. Naturalmente all'interno del packaging della frizione troverete la frizione e il cavo per poterla connettere, e nel packaging del poggiatacco tutti i pezzi per poterlo comporre, ed è proprio da quello che io voglio iniziare a parlare. È costruito tutto in acciaio satinato, molto ben rifinito, è un acciaio dello spessore di 3 mm, veramente molto robusto. All'interno della scatola naturalmente troverete tutti i bulloni per poterlo montare, perché questo si compone di un poggiatacco che potrete regolare naturalmente sia in inclinazione che in altezza. Si monta tramite questi dadi qui. Le paratie laterali, come vedete, ci sono diversi fori. Questi permettono appunto di montare a diversa altezza il poggiatacco, i pedali, e addirittura andare già a dare una sorta di inclinazione al pedale. Tutto questo sempre tramite delle piastre di supporto, come vedete, con queste asole che permettono un parziale spostamento dei pedali per poterli posizionare come più credete. È possibile inclinarlo tramite i fori posti sulla piastra laterale per iniziare a dare una sorta di inclinazione a questi pedali. Naturalmente tutte le configurazioni permettono di cucirvela addosso come più preferite. E una cosa molto carina che mi sono scordato: all'interno del packaging della 2 pedali ci sono le istruzioni molto dettagliate per andarvi a fare
tutte le regolazioni per il montaggio e le regolazioni di tutto il set di pedali. Naturalmente è tutto in inglese, ma ci sono le illustrazioni che vi aiutano ancora di più nella fase di montaggio e di primo fine tuning che potete avere con questo prodotto. Ma ho trovato anche questo un bel plus da dare ai clienti di Another Way. Come vi ho detto, acciaio 3 mm, tutto veramente ben rifinito, piegato e di una solidità pazzesca, ragazzi. Quindi serrate bene le viti e non avrete nessun tipo di problema. Ma penso che per il poggiatacco di aver detto tutto. Passerei quindi al punto succulento di questa recensione, i pedali. E voglio iniziare con descrivervi quelli che sono tutti gli aspetti che accomunano tutti e tre i pedali. Per quanto riguarda il materiale con cui sono costruiti, è tutto acciaio 3 mm satinato. Infatti l'effetto che danno è veramente molto bello, è un effetto grezzo ma molto piacevole. I tagli sono ben realizzati su tutti e tre i pedali. L'unica cosa che ho notato è che non ci sono particolari rifiniture intorno ai tagli sull'acciaio, e questo rendono un pochino appuntiti. Vediamo se ve lo faccio sentire con questo super microfono. Si sentono un pochino appuntiti quelli che sono i bordi, non danno fastidio. Naturalmente il mio consiglio con questo genere di pedali, chiamiamoli professionali, utilizzate sempre le scarpette per poterli apprezzare al meglio. Li ho provati anche senza, si riesce a utilizzare, però secondo me le scarpette sono il suo habitat naturale. Come vi dicevo, in tutta la costruzione ho trovato i tagli non particolarmente smussati. E è un problema che affligge tanti progetti di questo tipo, però devo ammettere che ad oggi, avendone provati veramente tanti, ci sono alcuni progetti che sotto questo punto di vista hanno delle rifiniture migliori. Ma naturalmente non va a inficiare quello che è poi il feeling totale del pedale. Altri aspetti che accomunano tutti e tre i pedali sono la congiunzione del pistone con un giunto sferico. Questo per dare anche un piccolo agio di movimento per diminuire quelli che possono essere gli attriti in fase di compressione. Per quanto riguarda la pedana dell'acceleratore, è l'unica che è leggermente diversa. Abbiamo una larghezza nel punto massimo intorno ai 7 cm e un'altezza di tutto il pedale di 15 cm e mezzo. Ma come vi dicevo, tutta la struttura è identica su tutti e tre i pedali. Naturalmente cambiano i metodi di aggancio per dare diversi feedback ai diversi pedali. È un pedale, ragazzi, veramente grande. Io non so se riesco a farvelo vedere tutto nell'immagine. La decisione di creare questo tipo di struttura è stato fatto anche per rendere più facile il montaggio in fase di costruzione proprio della pedaliera stessa. Con tutti e tre i pedali è possibile già decidere l'inclinazione del pedale, dell'asta del pedale, andando ad agire su questo fine corsa frontale e sul fine corsa nella parte dietro. Più inclinerete il pedale verso dietro e più dovrete spostare il fine corsa. Questo comporta, nel caso decidiate di agire in questo modo, di andarvi un pochino a mangiare quelle che sono le regolazioni di fine corsa del pedale, se vorrete o meno accorciare la corsa del pedale, dell'acceleratore e della frizione. Quindi personalmente il mio consiglio: agite sull'inclinazione tramite la pedana o la pedana stessa della vostra postazione se desiderate un'inclinazione diversa. Molto utile invece la possibilità, tramite questi due bulloni qui, di andare a spostare l'inclinazione della pedana stessa, e naturalmente potrete spostare anche verso l'alto o verso il basso il pedale stesso. Tutto questo per cercare di posizionare nella maniera ideale la vostra pedaliera, perché fondamentalmente è la posizione che voi assumete durante la guida che vi farà assaporare di più il feeling dei vostri pedali. Ma questo, ragazzi, in generale con tutte le pedaliere. Altro aspetto che accomuna tutti e tre i pedali sono le asole di montaggio. Ce ne sono 4 nei 4 angoli. Naturalmente vi permettono anche un piccolo spostamento avanti e indietro, ma parliamo di un margine di 2 cm, ma comunque anche una volta montate avete la possibilità di fare un piccolo fine tuning. Altra cosa, è tutti e tre i pedali funzionano con un pistone ad aria. Naturalmente non è la prima pedaliera che utilizzo con questo genere di pistone, e in questo caso, ragazzi, è proprio lo stesso pistone, almeno mi sembra proprio lo stesso pistone che avevo anche io per i miei progetti. In questo caso viene sfruttato tramite un sensore di pressione. Questo andrà a calcolare la variazione di pressione all'interno del pistone e quindi andrà a dare il segnale alla scheda. Una cosa che non avevo visto negli altri pedali è che ha 2 valvole di sfogo sia nella parte frontale sia nella parte dietro. Questo perché
questi pistoni hanno due camere d'aria, c'è la camera d'aria frontale e la camera d'aria dietro. Quindi non credo che funzionino nello stesso maniera in cui funzionano quelli SRP. Non so sinceramente come riescano a sfruttarli, soprattutto su questo genere di pedali, nell'SRP né questa, ma faccio un plauso a questi ragazzi che sono riusciti a implementarlo. Questi sono quindi tutti i punti che accomunano tutti e tre i pedali, quindi penso sia arrivato il momento di entrare un pochino più nello specifico con quelli che sono i feeling di acceleratore, frizione e freno. E partiamo quindi proprio dall'acceleratore. Il feeling che viene dato su questo pedale è sempre tramite una molla a compressione, una molla molto generosa e che ha sempre la possibilità, tramite questa boccola, per poter andare a fare tutte le regolazioni, poter andare a dare più compressione alla molla. Naturalmente c'è il dado che va a fermare la ghiera e a questo punto avrete indurito il pedale dell'acceleratore. In realtà si può indurire un po' la corsa anche tramite il perno di congiunzione sul pedale. Andandolo a spostare su un diverso punto andrete a dare una curvatura di forza diversa, perché più è alto l'aggancio del perno e più in proporzione alla corsa del pedale si comprime più velocemente la parte della molla dietro. Massime regolazioni e fine tuning di questo pedale. In più nel feeling ho ritrovato un piacere nell'utilizzo del pistone ad aria, perché dona un feeling un pochino più corposo dell'utilizzo soltanto di una molla. In questo caso però tutta la corsa del pedale l'ho trovata un pochino meno liscia, un pochino meno fluida rispetto ad altri prodotti. Non so se è derivante dal tipo di pistone utilizzato o magari dal tipo di boccole. In questo caso sono le boccole che noi tutti quanti conosciamo in ottone, che donano un'ottima fluidità al pedale, ma con l'utilizzo di questo pistone mi sarei aspettato una fluidità maggiore. Avevo delle aspettative leggermente più alte. Naturalmente è fluidissimo. Ragazzi, qua entriamo proprio nei micro dettagli di quello che potrebbe essere un feeling, ma è giusto, credo, avendo provato anche tante altre cose per farvi capire anche a voi quello che potrebbe essere la sensazione, cercare di entrare più nel dettaglio anche di questi piccoli aspetti. Altra cosa che in realtà poi accomuna tutte e tre i pedali, il tipo di costruzione proprio che poggia su questo tipo di boccole e la scelta dell'ingegnerizzazione di tutto il pedale rende il pedale inamovibile. Non ci sono giochi da nessuna parte, e questo naturalmente sempre a livello di feeling aiuta non di poco ad avere quel senso di solidità sotto il piede. Penso comunque, per quanto riguardi l'acceleratore, di avervi detto tutto. Passiamo quindi alla frizione. Eccoci qua. Come vi dicevo, distinguibile la piastra frontale dove poggerete il piede, sempre larga nella parte più alta 7 cm e come altezza abbiamo 12 cm. Nel caso della frizione, il sistema che utilizza per dare il doppio stacco è questa sorta di camma in questo punto qui. È un tipo di movimento molto particolare. In realtà questo tipo di implementazione esatta non l'avevo mai vista, ma mi ricorda molto da vicino un sistema che avevo visto nella Wave Italy. In quel caso la molla utilizzata era una molla a farfalla, in questo caso viene utilizzata da quest'altra parte una molla a compressione, ma il sistema, il tipo di feeling che dà è veramente molto simile. In questo caso però questo tipo di molla molto più generosa, molto più resistente, molto più forte, ha un effetto sotto al pedale un pochino più corposo, e proprio per la sua corposità nel momento del punto di doppio stacco è abbastanza netto il momento in cui si ammorbidisce, ma offre proprio per il tipo di sistema un ottimo controllo sia nella fase iniziale sia nella fase finale, quindi riuscite a dosare in maniera molto millimetrica tutta la corsa del pedale. Anche in questo caso utilizza un pistone ad aria con un sensore di pressione per catturare il segnale di questo pedale. Naturalmente nulla di nuovo, perché è lo stesso sistema che abbiamo ritrovato nell'acceleratore. Anche in questo caso, spostando l'attacco sul pedale, possiamo andare a variare quella che è la sensazione di doppio stacco, cioè qual è il punto nella fase della corsa in cui sentiremo quell'ammorbidirsi. Naturalmente possiamo anche qui andare a dare precarico o ammorbidire la molla per cambiare ancora di più il feeling di questo pedale. Naturalmente il mio consiglio, appena montate questi pedali, cercate di perdere un po' di tempo per andare a fare queste micro regolazioni che vi aiuteranno tantissimo nel feeling durante la guida e nell'apprezzare
in pieno quelle che sono le caratteristiche di questi prodotti. Arriviamo adesso a quello che reputo il pedale più importante di una pedaliera, il freno. Anche questo distinguibile da una pedana leggermente più corta, è praticamente identica a quella della frizione. In questo caso non c'è l'utilizzo di elastomeri, ma funziona solamente con delle molle. Ce ne sono due, una che serve per la prima parte, rendere la prima parte un pochino più morbida, anche se come vedete sono molle di generoso diametro, che anche nella prima parte è abbastanza consistente, per poi andare a comprimere la molla finale, e ragazzi questa vi dico che è veramente dura e vi dà proprio quel senso più corposo nella parte finale della frenata. Però anche in questo caso voglio cercare di essere un pochino più specifico. Il pedale del freno, grazie ai sensori di pressione, ragazzi, permette veramente di applicare una forza al pedale oltre i 100 kg. Però la cosa che ho notato è che il feeling in tutta quanta la corsa, sia anche nella parte finale, è sempre dato in questo caso prettamente e solamente dalla molla. Ve lo dico perché in realtà in altri progetti che ho provato nell'SRP, in realtà la parte finale, la sensazione finale di blocco di pedale è data in realtà meccanicamente dal pistone. Cioè c'è proprio un fine corsa quando si crea la camera d'aria chiusa all'interno del pistone che vi dà proprio quel senso di fine corsa. In questo caso invece non esiste un fine corsa così netto, per quanto poi la molla, essendo molto dura, vi dà, a secondo della pressione che voi applicherete, quel senso di fine della pressione del pedale, ma è sempre data da un effetto della molla. In questo caso però, non andandosi mai a comprimere totalmente, l'effetto sul piede è stato piacevole. Anche perché comunque l'effetto del pistone, l'effetto di compressione, l'effetto simil-idraulico che danno questo genere di pressione aiuta moltissimo nel feeling e nella sensazione che avete durante l'arco della pressione. C'è comunque la possibilità, grazie a dei fori posti alla base del pistone, di avvicinarlo ulteriormente, accorciare la corsa che fa e rendere più percettibile la creazione della camera d'aria finale che vi dà quella sensazione spugnosa, quella sensazione idraulica sulla parte finale della frenata. Questo a patto che la corsa totale del pedale sia sufficiente per arrivare a comprimere il pistone. Anche in questo caso poter agire sull'attacco che il perno con le molle ha sul pedale va a modificare di tanto quello che è il feeling totale del pedale. Più lo aggancerete nella parte alta e più la corsa del pedale si accorcerà e si indurirà, anche a parità di settaggio che avrete dato alle molle, perché anche in questo caso è possibile dare un precarico. Io in realtà nella maggior parte dell'utilizzo che ho fatto di questo pedale ho quasi totalmente compresso la parte della molla iniziale, proprio perché a me la prima parte un po' più morbida mi piace molto piccola, e quindi di solito quando utilizzo delle pedaliere che hanno anche delle molle vado subito a dare un bel po' di precarico al primo stadio, perché lo preferisco così, ma naturalmente nulla vieta a voi di utilizzarla come meglio credete. Arriviamo quindi adesso alla parte elettronica, che è tutta custodita in questa scatola. È un'elettronica a 16 bit, quindi oltre 64.000 punti RAW. In questo caso però non ho potuto, tramite software esterni, riuscire a capire qual è il range di utilizzo di questa pedaliera, perché il software filtra già quando esce quello che è il segnale. Naturalmente con una pedaliera a 16 bit il segnale rimane comunque sempre molto ampio, si riesce a sfruttare veramente molto segnale reale che poi viene trasformato nelle nostre porte USB nel segnale per Windows, ma parliamo di un segnale sempre molto corposo, cosa che mi aspetto su un prodotto di questo livello. Gli attacchi sulla scatola sono tutti in metallo, rendono l'attacco molto solido e mi piace vederli fatti in questo modo perché mi danno veramente un senso di solidità. È un attacco molto semplice che viene utilizzato anche da altre aziende, ma lo trovo sempre una buona scelta. Come vi ho detto nella parte iniziale della recensione, c'è questo ulteriore connettore qui. A questo connettore va collegato questo schermetto. Questo, ragazzi, è il centro di controllo di questa pedaliera. Da qui andrete a fare tutti i settaggi di fino per questo pedale. E questa è la prima volta che lo trovo su una pedaliera del genere, e vi dico che durante il gioco, ma ve ne parlerò nelle conclusioni finali, l'ho trovato veramente un'idea molto azzeccata e molto innovativa in questo settore. Ma ho fatto un video per voi per farvi vedere come andare a calibrare tramite questo schermo la pedaliera. Ragazzi, ben trovati alla configurazione della pedaliera. In questo caso non esiste nessuna applicazione su PC, ma c'è uno schermetto che vi viene fornito insieme al prodotto
con cui potrete in qualsiasi momento andare a cambiare i settaggi della vostra pedaliera. E lo schermo si presenta così. Come prima cosa vi voglio far vedere che c'è la possibilità di creare 4 profili diversi che potete richiamare in qualsiasi momento e settarli totalmente in maniera autonoma a seconda del gioco che vorrete utilizzare. E adesso andiamo a configurare il profilo 1. Come vedete così si muovono i pedali. Iniziamo con l'acceleratore. Io consiglio sempre di dare una piccola zona morta all'inizio e alla fine, quindi appoggiate leggermente il piede sul pedale dell'acceleratore e cliccate Set Min e avete dato una piccola zona morta. A questo punto premete totalmente il pedale, ma anche in questo caso vi consiglio di lasciare leggermente la presa in modo da dare una piccola zona morta anche nella parte alta e cliccate Set Max e avrete settato il pedale dell'acceleratore. Stessa cosa per il pedale della frizione, appoggiate leggermente il piede, cliccate Set Min, premete totalmente il pedale, rilasciate una piccola parte di forza e cliccate su Set Max e avrete settato anche il pedale della frizione. Per quanto riguarda il freno, appoggiate leggermente il piede, ma in realtà con le molle utilizzate, anche se appoggiate un pochino il piede, difficilmente andrete a premere una piccola zona, ma comunque vi consiglio sempre una piccola zona morta darla anche al pedale del freno. Premete poi il pedale con quella che vorrete sia la forza massima, cliccate Set Max e avrete settato anche il pedale del freno. Cosa molto carina, c'è la possibilità tramite la scheda Edit di andare a creare delle curve di segnale per ogni singolo pedale. Vi faccio vedere qui sotto, potete scegliere il pedale che volete settare. In questo caso facciamo conto dell'acceleratore. Possiamo creare sia anche digitalmente una piccola zona morta nella zona sopra. Insomma ragazzi, potete settarvela come più vi piace e questo per ogni pedale. Una volta creato il profilo dovete premere sul pulsante Save. Come vi ho detto però, personalmente preferisco un segnale lineare e poi agire magari meccanicamente sui pedali. Cliccate Save e tornate nella pagina iniziale. Come vi ho detto, avete la possibilità di scegliere 4 diversi profili, potete settare 4 diversi profili che potranno essere richiamati in qualsiasi momento con il vostro gioco preferito. Ma torniamo a noi. Ragazzi, come avete visto, tutto molto semplice, molto carino il fatto di poter avere diversi profili da poter settare mentre state giocando, mentre state guidando, se volete magari cambiare auto mentre giocate. Ma arriviamo un pochino alle conclusioni finali, vi mando un piccolo video mentre la stavo usando. Ragazzi, arriviamo quindi alle conclusioni finali. Ringrazio innanzitutto Another Way per aver creduto nel mio canale per presentare il suo prodotto di punta. È una pedaliera che appena tirate fuori dalla scatola vi lascia abbastanza sorpresi per la sua maestosità, perché è veramente molto grande, molto pesante, ma non ci sono particolari difficoltà per montarla sui vostri cockpit, a parte avere 2 belle braccia per spostarla le prime volte prima di bloccarla sulla postazione. Per quanto riguarda il feeling sui pedali, inizierei con l'acceleratore. Ha un'ottima fluidità, le regolazioni permettono di cucirvi la corsa, l'inclinazione come più preferite e ho trovato anche il segnale che viene dato da questi sensori di pressione molto lineare. Naturalmente, come dico sempre, a me piace
agire meccanicamente, quindi magari andarmi a regolare la molla per dare quella compressione, quel tipo di feeling che a me piace. Non amo andare troppo a smanettare a livello software, ma questa è una questione di gusti. Il pedale permette veramente tutti i settaggi che più preferite per trovare il vostro feeling. Il pedale della frizione, come ho già detto, anche questo molto piacevole. Il sistema che hanno utilizzato per dare il doppio stacco nella frizione l'ho trovato molto valido. È nitido nel momento in cui sentite l'ammorbidimento nella pressione e non è esageratamente scattoso nel momento in cui ritorna, cosa che aiuta soprattutto il feeling nelle partenze. Avere anche nella parte in cui avete il pedale totalmente premuto e lo state per rilasciare la possibilità di regolarvi nel rilascio rende possibile delle partenze veramente ottime. Naturalmente nel momento delle cambiate il senso del doppio stacco si va un pochino a perdere, come nella maggior parte delle pedaliere che utilizzano una frizione con un doppio stacco dipendente da un cambio inclinazione, anche se in questo caso c'è una sorta di camma che lo rende un pochino più nitido e soprattutto in questo caso utilizzando una molla molto grande l'effetto rimane un pochino più persistente anche durante le cambiate. Arriviamo adesso al freno. È il pedale che ci ho messo un pochino di più nel trovare la giusta taratura. Questo proprio perché, come vi ho raccontato, il feeling è demandato totalmente a queste molle. L'effetto del pistone idraulico si sente, ma non va a inficiare su quella che è la parte di fine corsa, come in realtà ero abituato con l'SRP, e che ti dava un senso molto netto e in cui andavi proprio ad agire soltanto con la memoria muscolare. Anche nella parte finale c'è sempre la possibilità di avere una corsa del pedale che rende meno nitida la parte in cui in realtà dovrebbe il freno murare, ma naturalmente con l'abitudine, con l'utilizzo il nostro corpo si abitua e riesce sicuramente a tirare fuori il meglio dal vostro hardware. Infatti il consiglio che do sempre prima di giudicare un pedale, una pedaliera o un qualsiasi prodotto, utilizzatelo un bel po', perché sarà quello il momento in cui il vostro corpo capirà effettivamente quello che sta facendo. Naturalmente consiglio, per sfruttare al meglio questo prodotto, di utilizzare le scarpette. Ho fatto anche delle recensioni su delle scarpette che utilizzo, le Sparco, ma ce ne sono veramente di tanti tipi. Molti utilizzano per esempio anche le scarpette da scoglio, che sono molto leggere e costano veramente una stupidaggine, però il mio consiglio è utilizzatele. Riscoprirete la possibilità di sfruttare i feeling di queste pedaliere veramente ad un altro livello. Ragazzi, arrivati fino a qui vi ringrazio, spero che la recensione vi sia piaciuta, spero che anche il prodotto vi sia piaciuto, fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate. Ringrazio ancora Another Way per avermi dato questa possibilità, ci vedremo in futuro con un altro prodotto che mi hanno inviato e che testerò per voi. Ragazzi, vi ricordo sempre MDS Simpars, andatemi a cercare su Facebook, mettete un bel like anche lì, naturalmente un bel like al video, iscrivetevi al canale e ci vediamo alla prossima. Ciao ciao!